Ciao a tutti, benvenuti su Menti Taro e a un nuovo episodio di Tarot Tips, tutorial sui tarocchi. Oggi parliamo dell'intervista ai tarocchi. L'intervista ai tarocchi è un metodo per conoscere il mazzo una volta che lo abbiamo comprato o ci è stato regalato. Potete probabilmente utilizzarlo sia per il primo mazzo sia per i successivi, magari ne comprate più di uno nel corso del tempo e un metodo, appunto un modo carino per conversare, iniziare a conversare con il mazzo e soprattutto iniziare a conoscere le sue caratteristiche, è quello di fare una bella intervista. Cosa vuol dire? Vuol dire fare una stesa che vi permetta appunto di conoscere i punti di forza e i limiti del mazzo. Quindi voi, dopo aver mischiato e smazzato le carte, prendete le prime carte in cima al mazzo e io di solito ne prendo 4. La prima carta indica le più importanti caratteristiche del mazzo, poi i suoi punti di forza, i suoi limiti e poi che tipo di relazione lavorativa ci sarà tra me e il nuovo mazzo. In base alle carte avete le vostre risposte, iniziate a conoscere appunto il vostro nuovo mazzo. Dunque, per esempio, qui le più importanti caratteristiche, è una carta di successo, una carta il sole, di chiarezza, quindi probabilmente ci vuol dire che questo è un mazzo che potrà chiarire molti dubbi, potrà darci gli elementi per far entrare abbondanza e successo nella nostra vita, per dire. Per quanto riguarda i punti di forza, c'è il 6 di spade. Il 6 di spade fa vedere appunto una persona su una barca che trasporta una mamma con un bambino, quindi probabilmente una famigliola che va su un lago, sembra più che il mare, sembra più un lago e appunto se ne va. Quindi punti di forza potrebbe essere il fatto che ci porta ad altri lidi, ad altri orizzonti, ci fa andare fuori dai nostri schemi mentali in maniera positiva e benefica soprattutto. I limiti, perché anche ogni mazzo ha i suoi limiti, abbiamo qui la giustizia, quindi potrebbe essere appunto il fatto che sia molto oggettivo, molto bilanciato e questo potrebbe anche, non so, magari ha dei disegni che la giustizia dà anche un po' in senso di freddezza, potrebbe avere appunto dei disegni che ci permettono una lettura oggettiva della situazione, ma allo stesso tempo non ci fanno molto sognare, non lo so, una cosa del genere. E poi la relazione che si costruirà tra noi e il mazzo, il 3 di coppe è molto bella come carta, indica appunto una bellissima amicizia e quindi sicuramente sarà una relazione positiva e di interscambio, sicuramente. E questo appunto vi farete ispirare dal mazzo e dai disegni del mazzo, perché appunto ogni mazzo, anche se utilizzate sempre il Rider-Waite-Smith, ha a volte dei autori che usano colori, disegni diversi. Per esempio qui abbiamo sempre quello della rosa sacra. Se vediamo appunto per dire se questo è la caratteristica principale, è un mazzo che ci permette di capire cosa ci sta arrivando dall'esterno, la situazione in cui ci muoviamo, di cogliere probabilmente le opportunità che si aprono di fronte a noi, perché la ruota della fortuna appunto è una carta
di opportunità che ci vengono davanti, al di fuori della nostra volontà. Se poi vediamo i vantaggi, abbiamo il Cavaliere di Denari. Il Cavaliere di Denari come vantaggio indica appunto la possibilità di prendere decisioni ponderate, di costruire un cammino sicuro, magari lento, di non prendere appunto decisioni affrettate, di riuscire a chiarire i dettagli di quello che dobbiamo fare, magari darci dei consigli soprattutto a livello di dettagli. Poi se c'è appunto siccome è del seme dei denari, potrebbe essere un suo vantaggio il fatto che sia particolarmente utile in ambito economico e lavorativo, per questioni di questo tipo, per esempio. Poi svantaggi, il 4 di coppe. Il 4 di coppe è un'opportunità perduta, un po' di noia, un po' di depressione, eccetera. Quindi probabilmente come limite potrebbe essere il fatto che magari non avremo una relazione di lavoro molto lunga, perché dopo un po' cercherò un altro mazzo, magari mi potrei un attimo annoiare di questo mazzo, per dire. E poi la carta finale della relazione lavorativa che avremo insieme è il giudizio, quindi che comunque è una relazione che riuscirà a tirar fuori da noi una grandissima vocazione, una chiamata interiore, e farà anche tirar fuori probabilmente i dubbi o dei blocchi che sono nel nostro subconscio, li richiama fuori, mi permetterà o ci permetterà questo mazzo in particolare di appunto affrontare il nostro lato ombra o appunto più profondo. Non solo ombra, però insomma inespresso, ecco, in questo senso. Così funziona l'intervista dei tarocchi, è una stesa semplice, potete ovviamente aggiungere altre carte per altri tipi di domande, per dire, potrebbe una quinta domanda potrebbe essere: in che ambito lavorativo come mazzo sei più utile? Questa potrebbe essere un'altra domanda, insomma. Poi alla fine potete decidere voi, però questo appunto è uno schema che vi consiglio di fare appunto subito dopo aver comprato il mazzo e prima di utilizzarlo la prima volta, in modo da iniziare una conversazione con lui. Se vi è piaciuto il video, vi è stato utile, lo spero, mettete il like, iscrivetevi al canale se non l'avete fatto e soprattutto attivate la campanella, così da poter vedere i video futuri dello stesso tipo. Grazie ancora, a presto!